Ciao ragazzi e benvenuti su Italian Globetrotter. Per chi non lo sa, io sono Valentina, la moglie di Riccardo. Solitamente non mi vedete perché sto, dietro le quinte. Oggi intervista super particolare. Abbiamo con noi ospite Marta, che è 7 anni già che vive a Las Vegas. Gli è capitata l'opportunità di andare negli Stati Uniti e ha trovato una bella posizione lavorativa. Fa la sociologa e lavora come docente e ricercatrice presso la University of Nevada a Las Vegas, e quindi ci parlerà di Las Vegas e ci darà un punto di vista molto interessante, perché lei fa la sociologa, ci racconterà tutte le differenze, le particolarità degli americani, quindi il loro anche modo di rapportarsi e le differenze rispetto a noi italiani. Quindi mi raccomando, guardatevi tutta l'intervista e poi fateci sapere cosa ne pensate. E io vi lascio a Riccardo e Marta. Ciao. Ciao Marta, come stai? Tutto bene, ciao Italia! Ciao Las Vegas, com'è lì a Las Vegas oggi? Bene, stranamente oggi piove nel Ah, deserto, che è un evento rarissimo a Las Vegas, piove tipo 20 giorni all'anno, stamattina pioveva, quindi c'è un po' ecco. nuvolo, incredibile. Infatti anch'io quando vedo in televisione c'è sempre il sole lì. Sì, c'è sempre il sole, però devo dire che ultimamente, ecco, un po' di pioggia l'abbiamo avuta, soprattutto quest'estate. Ah, ok, dopo poi ci spiegherai meglio un po' il clima, un po' tutto, eh? Intanto è un piacere conoscerti, averti ospite qui con noi, Italian Globetrotter. È un piacere per me, mi fa sempre piacere avere connessioni con l'Italia, quindi veramente è un bel regalo. Il regalo poi insomma poi ce lo farai te perché ora sia per chi si vuole trasferire sia per chi è curioso, perché secondo me comunque Las Vegas un po' di curiosità la mette sempre e così almeno sai te che ci regalerai in base alla tua esperienza, no? Assolutamente, sì, Las Vegas suscita sempre curiosità. Bene, quindi ora partiamo insomma con l'intervista. Prima chiaramente di parlarci della tua esperienza, insomma, e di farti qualche domanda un po' più specifica, come chiedo sempre, ecco, per conoscere la persona anche che viene intervistata, raccontaci un po' di te, presentati, raccontaci insomma da dove vieni, il tuo retroterra e cosa facevi in Italia prima di arrivare lì in America. Io sono Marta, vivo a Las Vegas dal 2015. Prima vivevo a Los Angeles, ho fatto parecchi avanti e indietro, Italia-Los Angeles. Sono una sociologa, Mm. lavoro presso la University of Nevada, Las Vegas come docente, come ricercatrice, e la mia area proprio principale è la sociologia del turismo. Sono una sociologa del Ah, turismo. Mi piace dire che metto sotto il mio microscopio il fenomeno del turismo, il mercato dei viaggi, studio i flussi turistici, i comportamenti dei turisti. È una cosa che io reputo sia sempre stata nel mio DNA. Come ah, sentirete dal mio accento, vengo da mm. Bergamo. Quando avevo 6 anni, mio papà è stato trasferito per lavoro a Padova, Venezia, quindi io ho veramente vissuto tra Bergamo, Venezia, conosco molto bene anche Milano. Questa idea un po' di viaggiare, secondo me, del turismo è sempre stata un po' parte di me e Eh, quindi l'ho sempre poi portata avanti, sempre con questa grande passione per gli Stati Uniti che io coltivo da quando sono piccola, sia per la musica che per i eh. film. Quindi sì, nata e cresciuta a Bergamo, tra Bergamo e Venezia, laureata a Bergamo in lingue e letterature straniere con indirizzo turismo culturale, laureata in laurea magistrale in progettazione e gestione dei sistemi turistici all'Università di Bergamo. Tra l'altro è interessantissimo perché adesso lavoro proprio come docente anche lì online a distanza. Ah, Ogni semestre in primavera insegno come visiting professor sociologia del turismo lì, proprio dove io mi sono laureata, quindi è un grande bello, piacere per me, un grande onore, sì. E poi nel come? 2015 mi sono trasferita qua a Las Vegas, prima era a Los Angeles. Mi piace proprio dire che il turismo lo analizzo proprio sotto ogni dimensione, ma da sempre. Quindi una delle mie più grandi ricerche è stata, che ho svolto a Hollywood, il cineturismo, no? Sei mai stato tu nelle location dei tuoi film preferiti? No, io no. C'è tanta gente che ci Però mi va, no? piacerebbe, certo. Vedi, assolutamente, no? Da temi più importanti, quali soprattutto per i problemi sociali, razzismo e turismo, fino a sostenibilità ambientale, il turismo sostenibile. Ho appena pubblicato un capitolo di un libro sul ruolo dell'agriturismo in Italia. Quindi sì, proprio studio turismo sotto ogni punto di vista. Cavolo, bello, è un po' come ce l'hanno tanti, ce l'ho anch'io, il sogno americano, mi piacciono tutte queste cose qua, infatti anche a me mi piacerebbe andare a vedere tutti questi luoghi dove fanno i film, deve essere bello. Devo dire che è stata una ricerca molto interessante perché io quando poi ero a Los Angeles a fare ricerca sul campo andavo proprio nelle location dei film. Una delle mie ricerche preferite è ancora quella che ho fatto in un posto
discorso stranissimo, adesso ti sembrerà molto strano, nei cimiteri di Hollywood. Io ho proprio studiato il turismo, le persone che vanno a visitare la tomba di Marilyn Monroe, Michael Jackson, proprio tutte le motivazioni turistiche dietro a questo fenomeno del dark tourism. Quindi questo a oggi è il tuo lavoro, nel senso, te ti occupi di questo, di Sì, oggi sociologia, è il mio di lavoro, sì, mi insegnare. occupo di sociologia, ho finito l'anno scorso il dottorato in sociologia, sono dottoressa di ricerca in sociologia, quindi ho proprio cambiato l'ambito, dal turismo sono passata alla sociologia pura, che Mhm. poi ho applicato al turismo. Ovviamente nel frattempo mi sono anche specializzata vivendo a Las Vegas in temi quali i grandi resort, come quelli che ci sono a Las Vegas, il gioco d'azzardo e turismo, perché poi quando sei a Las Vegas, il mio Eh. centro ricerche era proprio il centro ricerche International Gaming Institute della mia università qua a Las Vegas, ed è proprio probabilmente il centro di ricerche più importante del mondo nel gioco d'azzardo. Quindi studiavamo l'intersezione tra gioco d'azzardo, turismo, grandi resort, problemi legati alla dipendenza del gioco d'azzardo, tutti questi temi molto attuali che a me piacciono molto, e la sociologia mi ha dato tanto in questo senso. Ma io guarda, prima di conoscerti, cioè sapevo cos'era la sociologia, però ecco, non avevo mai conosciuto chi si occupava di queste cose, chi le aveva studiate e non sapevo che c'era tutta questa cosa dietro. Magari ecco, anche per chi ci guarda che non lo sa, è interessante saperlo. Sì, guarda, ti dico, non siamo in tanti a studiarla nel mondo, ti dico la verità, tant'è vero che ai miei studenti io ancora, cioè faccio fatica ad assegnare un libro, un manuale proprio di sociologia del turismo, perché in realtà non c'è, quindi è una materia abbastanza giovane che poi viene analizzata, è molto simile anche all'antropologia del turismo, ci sono anche tanti discorsi di marketing nel turismo, il marketing territoriale, e Mhm. che ha concetti molto interessanti che fanno parte ancora della sociologia del turismo. Ma te che hai studiato, diciamo, sia in Italia e comunque lì, perché comunque poi lì insegni e tutto, che hai visto un po' le differenze che ci sono, anche a chi magari è studente, studia e vorrebbe sapere un po' le differenze, te che hai notato di differenze tra l'Italia e gli Stati Uniti come università? Beh, c'è tanta differenza. Allora, calcola che io però ho sempre studiato in Italia fino alla magistrale e poi ho fatto il dottorato. Il dottorato, per esempio, negli Stati Uniti è molto più lungo, dura 6 anni. Il mio dottorato è durato 6 anni, che è veramente lungo. Ti mettono in classe, ristudi sempre con dei fondi di ricerca, quindi è un lavoro vero e proprio. Tu lavori da ricercatrice, però allo stesso tempo fai dei seminari in classe con tanto di assignment, praticamente quasi di compiti, cioè è un discorso veramente lungo. Devi essere molto, molto motivato per trovare la forza. Il dottorato in Europa, che io sappia, dura per esempio meno e c'è più lavoro sulla stesura della tesi. E invece io ho fatto tutta una serie di esami e poi passi alla stesura della tesi di dottorato. C'è una differenza veramente forte tra Italia e Stati Uniti, te lo dico da docente, che io vedo proprio gli studenti sono diversi. Una delle prime cose che ho notato è che per esempio negli Stati Uniti non esistono, ma neanche le scuole elementari, medie, superiori, le interrogazioni, gli esami orali. Per esempio io nella mia classe che insegno, i miei studenti devono fare una piccola ricerca e poi devono presentarla, perché voglio vedere, cioè, che siano capaci di, capito, di presentare una ricerca. E quindi questa è una delle differenze principali. C'è anche un discorso: in Italia si valuta molto di più la cosiddetta cultura generale. In America materie come la storia vengono studiate molto di più a livello statunitense, perciò Ok. poca conoscenza del mondo fuori a volte Eh. vedo rispetto a noi, che comunque io mi ricordo che studiavamo insomma già alle elementari il mondo, invece in America sono molto più concentrati sugli Stati Uniti. Forse anche è vero quando si dice che sono parecchio forti nelle materie applicate rispetto a noi che siamo più teorici. Sono state tanto apprezzate, per quanto mi riguarda, nel mio programma di dottorato, il fatto che io avessi un background un pochino differente, quindi Eh. è un po' diverso, però è comunque interessante. Io ho avuto amici che hanno fatto parte della triennale o interamente la triennale negli Stati Uniti e dicono che sia molto facile rispetto all'Italia. Però poi ti dico, il dottorato invece mi hanno detto che io non posso dirlo perché io l'ho fatto solo qua il dottorato, forse anche leggermente più duro qua in alcune materie, però dipende, insomma. Bene, bene, così almeno ci hai fatto un po' capire le differenze che ci sono. Magari qualcuno è interessato a questo, no? Certo. E poi senti, sempre parlando di lavoro, visto che insomma ci stavi parlando del tuo lavoro, mi volevo riallacciare e ti volevo chiedere, ora chiaramente si parla di Las Vegas e comunque non so, anche dello stato del Nevada, perché so che comunque ogni stato insomma è un po' diverso. Com'è la situazione lavorativa lì? Se il lavoro si può trovare bene, insomma, se si guadagna bene. Quello che ti posso dire è, prima di tutto, quando ne parliamo di situazione lavorativa, non possiamo ignorare la pandemia. Las Mm. Vegas è una città, il Nevada stesso è uno stato che vive sulla cosiddetta hospitality, quindi abbiamo i casinò, i resort. Ovviamente quando si è bloccato tutto, si è bloccato tutto. Vuol dire Eh, anche un sacco di persone licenziate o mandate in cassa integrazione. Tutto ciò si riallaccia al fatto che adesso ti parlo un attimo della ripresa del turismo qua, così capisci anche poi il discorso lavorativo, perché comunque non si può negare che il Nevada sia fortemente dipendente dal turismo, dal gioco d'azzardo
d'azzardo dai grandi casinò che portano qua i turisti. Il turismo si è ripreso abbastanza bene. Las Vegas non era solo la capitale del cosiddetto turismo leisure, quindi del piacere, del gioco d'azzardo, dei ristoranti, delle discoteche, era anche una grande destinazione per le conventions, per le fiere. Poi il mercato di business ancora un po' fa fatica, quindi sì, i posti di lavoro sono tornati, però sempre, insomma, secondo me dobbiamo un attimo aspettare ancora per capire bene come si è ripreso il mercato. Però io ho avuto l'opportunità per la mia tesi di dottorato di intervistare italiani che lavorano a Las Vegas nel settore dell'ospitalità, quindi ristoranti, alberghi, e tutti mi hanno detto che l'America, gli Stati Uniti ti offrono delle possibilità che in Italia non hai. Mi ricordo benissimo, ho intervistato una ragazza che faceva la cameriera qua sulla Strip, che è la strada principale con tutti i casinò, che mi diceva: io qua mi sono comprata una casa, in Italia con lo stipendio da cameriera era un sogno comprarmi la casa, e in più c'è possibilità di carriera. Cioè io ti posso dire che adesso, forse non tutti, ma quasi tutte e tutti quelli che ho intervistato che lavoravano in ristoranti, la frase tipica è: sì, adesso io sto facendo la cameriera e il cameriere, però il mio scopo è aprire un ristorante, aprire la mia attività. Tutti ce l'hanno questa cosa. In Italia tante volte sembra un'utopia quasi l'idea di aprire un'attività. Difatti è importante anche riflettere su queste cose. Poi si dice sempre bisogna buttarsi. Poi io non sono molto appunto a conoscenza della situazione italiana a livello imprenditoriale, però qua ho visto proprio la gente, come si dice, per usare un termine non accademico, lanciata. Quindi sì, gli stipendi erano buoni. Poi se parliamo di ristorazione, ci sono le mance qua, che sono veramente, aiutano tantissimo, perché comunque gli stipendi di base sono più bassi magari, proprio che le mance sento che fai veramente, cioè, un buon guadagno, per esempio, perché qua la mancia è praticamente obbligatoria. E poi sì, io vedo che comunque gli stipendi sono più alti di sicuro rispetto all'Italia. Poi tutto dipende, tanta gente dice l'assicurazione sanitaria. Di solito l'assicurazione sanitaria, che è una spesa che influisce, di solito sono le compagnie, il datore di lavoro che la paga l'assicurazione sanitaria. Però conosco anche tanta gente che purtroppo se la deve pagare da sé, e la cosa peggiore è che io purtroppo ho conosciuto anche persone giovani che mi dicevano: non ho i soldi, l'assicurazione sanitaria per adesso non la pago, sono giovane, faccio una scommessa sul fatto che non mi ammalerò. Però io una cosa che sconsiglio sempre, anzi, anche se solo venite 3 giorni come turisti negli Stati Uniti, fate l'assicurazione, perché non avete idea di quello che può succedere. Sì, a quanto si sente di anche noi, insomma, è costosa. Sì, è costosa, però a me viene pagata dall'università l'assicurazione sanitaria da sempre, da quando ricevo uno stipendio, mi hanno sempre coperta loro. Quando si parla di lavoro bisogna pensare a queste cose. E ti volevo chiedere una cosa, visto che te sei comunque un insegnante lì, che differenza c'è, senza dirci insomma quello che guadagni, però nel senso rispetto magari a un docente in Italia, cioè lì si può guadagnare il doppio, il triplo, anche per chi magari può essere interessato? Io non ti so dire in realtà quanto guadagna un docente in Italia, perché non lo so in realtà, la mia carriera accademica è sempre stata qua. Però quello che so è che, da quello che ho sentito io dai colleghi italiani che si lamentavano, penso che almeno il doppio. Almeno il Del doppio. dottorato io lo so, io ho sentito quello che prendevo io e quello che prendevano i miei amici dottorandi in Italia era praticamente il doppio. Però è anche vero che parliamo di questa cosa, l'università americana costa un sacco, è un'azienda, è un investimento, no? Ho un sacco di colleghi che col dottorando, ma anche studenti, che sono indebitati perché loro fanno il prestito per gli studenti per il college, se no non ci vai in università. Quindi costano veramente tantissimo le università, e quindi sono anche molto più ricche rispetto all'Italia, e quindi qua ci chiediamo, certo che gli stipendi sono molto più alti, però quando io dico quello che pagavo all'università di Bergamo, sono tutti gelosi qua, mi dicono: ma come? Che è anche un'università molto buona, e mi dicono: ma allora io, cioè, in teoria io potrei diventare un medico senza dovermi indebitare di centinaia di migliaia di dollari. Quindi sì, è ovvio che gli stipendi sono più alti, è anche vero che tutti gli studenti sono indebitati per pagarsi l'università. C'è la famosa cassa college, si chiama nei film, che tu vedi che quando una mamma inizia ad aspettare, no? Quando si scopre che la coppia che aspettano un bambino, allora iniziano a mettere via i soldi, no? Per il fondo college. Questa è una cosa un po' dei film. È anche vero che ci sono anche i prestiti che tu fai quando inizi il college, chiedi un prestito, ti trovi un sacco di soldi in banca che poi tu dovrai utilizzare per il college, poi come finisci li devi restituire. Mi sei indebitato per i prossimi 20 anni, per i 20 anni successivi, se non di più. E poi ti volevo chiedere, visto che si parlava insomma ancora di lavoro da dipendente, se uno volesse aprire un'attività in proprio, oltre poi al discorso dei visti per uno straniero, che poi magari ti chiederò e ci spiegherai brevemente, lì per aprire un'attività in proprio ci sono delle restrizioni particolari
per un italiano, insomma per uno straniero che lo apre? È facile, è veloce aprire un'attività? Allora, ti posso dire che, disclaimer, io sono una sociologa, quindi non mi occupo di immigrazione precisamente. Quello che ti posso dire è che prima di tutto, come dicevamo, metterei da qualche parte il link che chi ci guarda può consultare proprio con il sito ufficiale dell'ambasciata, con tutte queste notizie. E mi sono documentata in realtà, ho preso appunti e allora la cifra è abbastanza alta, cioè prendo proprio dal sito dell'immigrazione proprio ufficiale degli Stati Uniti e praticamente dicono che un cittadino straniero deve investire senza prendere in prestito i seguenti importi, dicono, per aprire un'attività, per ottenere il visto, che poi porta alla green card molto facilmente per chi investe dei soldi in un'attività. Si parla di $1 milione di investimento. Ho trovato ieri un altro sito, però non era quello ufficiale, 900.000, però siamo lì, le cifre sono alte, a meno che c'è un'eccezione, $500.000, e calcola che ormai euro e dollaro sono lì, quindi parliamo di 500.000 euro in un'area rurale o ad alto tasso di disoccupazione. La cosa importante che bisogna tenere in mente è che bisogna anche dare lavoro, mi sembra, ad almeno 10 persone, cioè tu devi garantire che la tua attività darà lavoro a 10 persone, o cittadine americane, credo, o anche residenti. Però questo visto poi in automatico puoi anche ottenere praticamente la green card, che è la residenza, per te, coniuge e figli. È un discorso interessante. Però ho anche letto ieri, perché alcuni visti come quello di lavoro purtroppo hanno un limite e quindi ne vengono emessi solo 10.000 all'anno. Sono il visto EB5, perciò quello che consiglio sempre io è un costo, però assumere un avvocato per l'immigrazione. In America ce ne sono veramente tanti. Di solito la prima chiamata è gratis, quindi non costa nulla, una chiamata come quella che stiamo facendo noi. Ok. Alcuni proprio su specializzati, paghi un po' di più, su specializzati proprio con l'Italia, per esempio. Alcuni costano di più, alcuni costano di meno, però è sempre un buon supporto. Da soli magari si può fare, però è un po' un mal di testa che ti puoi evitare se hai qualcuno che veramente ti segue. Ed è un investimento, perché già il visto stesso ha dei costi e in più si aggiunge il costo dell'avvocato per l'immigrazione. Io consiglierei chiunque comunque sia interessato a venire negli Stati Uniti, io penso che un avvocato per l'immigrazione sia la soluzione migliore. Anche solo una chiamata per conoscenza, per capire dove si è. Magari ti viene detto assolutamente non puoi, ci sono diversi visti, poi ti viene detto guarda, non sprecare neanche tempo, oppure guarda, aspetta un anno che non so. E questi avvocati per l'immigrazione dove li può trovare uno? Allora, è abbastanza semplice. Allora, di solito o se conosci qualcuno, per esempio io tante volte vado per conoscenza, no? Conosco tante persone italiane che vivono qua e posso chiedere, perciò se tu hai un contatto che vive negli Stati Uniti, è molto probabile che conosca. Sì, che abbia contattato a un certo punto nella vita l'avvocato per l'immigrazione. Io, per esempio, sono andata alla mia università. Alla mia università, quando ho voluto fare l'application per la green card, sono andata alla mia università e mi aveva fatto il visto per il dottorato. Ho detto, guardate che devo cambiare perché posso fare l'application per la green card. E sono stata molto fortunata perché loro conoscevano un avvocato. Ho speso molto meno rispetto ad altre persone. Era un avvocato che non viveva a Las Vegas, che viveva dall'altra parte degli Stati Uniti, che fa praticamente tutto via telefono, quindi e via videochiamata. Quindi risparmia i costi d'ufficio, così. Ma sono bravissimi, per mantenere i costi bassi, per modo di dire, però insomma ho speso molto meno di altri. È una cosa molto importante, non è facile, sono severissimi negli Stati Uniti con i visti, severissimi, cioè non li freghi, sono severissimi, quindi le cose vanno fatte bene. Se manca anche un minimo dettaglio ti sbattono indietro la pratica e si parla magari anche di anni di ritardo. Le mie pratiche per la green card avrei potuto benissimo farle da sola, io conosco un sacco di gente che ce l'ha fatta senza avvocato. Io ero molto impegnata, ero nel mezzo del dottorato e non volevo andare il giorno dell'intervista veramente senza, per sbaglio, una carta o una virgola, essere rimandata un anno dopo. Ogni volta che avevo una domanda io mandavo l'email e mi rispondevano immediatamente. È un grande aiuto. Addirittura per la green card ti devono fare l'intervista. Se non parli inglese ti aiutano addirittura a trovare un interprete per l'intervista e addirittura puoi anche chiedere che il tuo avvocato venga con te. Poi non so se può entrare l'avvocato proprio nella sala dell'intervista, non so se può entrare con te, però almeno ti accompagna in sala d'aspetto, sta lì e quindi è un buon supporto, secondo me. È una spesa, ma un buon supporto. Ma anche in internet si trovano, insomma, veramente ci sono dappertutto. E essere sicuri che siano seri, perché a me una persona ha chiesto quasi $10.000 per una green card, che voglio dire, e in più mi sono accorta che non aveva idea di come gestire una pratica da dottorato a green card, per esempio, e mi sono accorta subito come ho fatto ad accorgermene, mi sono documentata online e in più ne ho girato un paio di avvocati e ho capito che questo proprio
mi stava dando delle informazioni sbagliate. Bene, così almeno chi vuole intraprendere questo percorso lo sa. Avevi detto anche prima dei siti che poi, vabbè, chiaramente io li farò passare sopra il video, i siti dell'ambasciata, giusto? Sì, i siti dell'ambasciata, i siti del consolato, per esempio se chi vive in Lombardia come me ha il consolato di Milano, poi c'è il consolato che fa le green card, per esempio, è a Napoli. Ah, Perciò io ok. l'intervista l'ho fatta a Las Vegas sulla mia green card, ma se la mia application fosse partita dall'Italia, Napoli sarebbe stato l'ufficio di riferimento. Ah, ok, bene, questo non lo sapevo neanche io, guarda, bene. Calcolate che il consolato, per esempio, non è aperto a domande, quindi se volete trasferirvi, non so, come imprenditrici, imprenditori negli Stati Uniti e provate a telefonare il consolato, l'ambasciata, non vi vengono date informazioni, assolutamente. Dovete o arrangiarvi, guardare sui siti internet che sono scritti veramente bene, dettagliati, o contattare un avvocato e poi potete entrare nel consolato o l'ambasciata solo se avete un appuntamento perché state richiedendo il visto o la Ok. green card. E su questi siti qui praticamente si trovano informazioni un po' di tutto. Sì, io trovo sempre di solito tutto è spiegato molto molto bene. Se avete dubbi, come sempre, contattate un avvocato, secondo me è la cosa migliore. Penso anch'io. Anche perché, insomma, come dicevi te, in America sono molto rigidi e quindi non è che si può rischiare di sbagliare se uno vuole venire lì, no? Insomma. E quindi anche dei visti, sì, ci hai detto un po' come sono. C'è qualche altro tipo di visto che uno può... Perché poi per restare a vivere lì comunque ci vuole il visto se uno vuole venire a vivere là, giusto? Sì, ci vuole un visto assolutamente. Eh, Per venire come turista c'è il visa waiver, che è il famoso ESTA, che si compila online, si salta l'intervista, perché si è italiani, se si è cittadini italiani, se no purtroppo altri paesi hanno mille ostacoli anche per venire eh, qua solo come turista. Massimo 3 mesi, ma già c'è sempre il rischio, perché ti fanno un'intervista come arrivi in aeroporto, sto qua 3 mesi, iniziano a dirti ma come mai, pensano che eh, tu venga poi a lavorare in nero magari per eh, l'estate così e guai. A me, quando ero più giovane anche, che magari venivo come turista, mi facevano le domande, no? Ma come mai? Invece quando vedono per esempio i miei che di sicuro hanno già un lavoro, che dicono sono qua a trovare mia figlia, è diverso, ma soprattutto persone giovani che stanno magari 3 mesi, se dici 2 settimane va bene, ok, una vacanza, 3 mesi già potrebbero chiederti ma come mai, ma come ti eh. mantieni qua 3 mesi, ecco. Per il lavoro c'è una brutta notizia, nel senso che non si può venire qua così, non si può venire qua e decidere di, non so, lavorare semplicemente da McDonald's per imparare l'inglese, non si può, non esiste. Prima di tutto ti deve chiamare un'azienda qua, devono fare loro il visto. Ho tante persone che mi chiedono, vengo lì, cerco lavoro, poi mi assumono, Magari. se vieni come turista, poi devi venire come turista, cioè sono molto seri sulla definizione di turista. Il turista viene qua, la turista viene qua, non cerca lavoro, viene qua per fare turismo. E in più devi dimostrare, purtroppo, il datore di lavoro che assume te, perché non c'è nessun altro negli Stati Uniti, cittadino o residente, che sia in grado di fare quel lavoro come te. Perciò devono fare l'annuncio del lavoro per prendere te, devono portare proprio il giornale o i siti con l'annuncio di lavoro, che hanno fatto l'annuncio, che hanno sentito, hanno fatto le interviste, hanno trovato solo te che vieni dall'Italia, per esempio. Quindi di solito è un po' complicato, cioè venire qua così per Mm. fare, non so, il cameriere è un po' complicato. C'è il visto per persone speciali, che è un visto molto divertente, persone speciali che è il visto O, che se tu per esempio sei uno chef stellato italiano, allora Eh, devi dimostrare però che hai vinto, fa ridere, sul sito dell'ambasciata dicono, per esempio, se tu hai vinto un Oscar o un Grammy o un Emmy è un buon motivo per avervi, sì, tutti ce l'hanno e la mia tutti, casa, ecco. Qua abbiamo tantissimi, sulla strip abbiamo tutti gli spettacoli, il Cirque du Soleil, gli acrobati, che vengono tutti dall'estero praticamente, quello è un visto speciale, insomma, lì proprio ci vuole l'avvocato, un avvocato molto bravo, devi dimostrare che hanno scritto articoli su di te, che sei un artista affermato, ballerine, ballerini, quello sì, però quello è un visto un po' speciale, insomma, altrimenti è visto di lavoro, per esempio Italy, la compagnia Italy, presente che c'è in Italia, sì, sì, no? sì, sì. Italy, loro hanno appena aperto anche a Las Vegas e lì loro assumono senza problemi chi vogliono, perché loro sono qua e fanno il visto agli italiani per venire. È pieno di italiani che lavorano a Italy, per esempio, qua sulla Certo, strip. certo. Però anche lì, insomma, è Italy che ti deve fare il visto, ti deve proprio chiamare e fare tutto un discorso. Quindi non è così semplice, è un po' Certo. complicato, dico la verità. Bene, grazie che almeno ci hai spiegato questa cosa dei visti perché so che lì è un po' complicata Sì, questa sì, sì. cosa. E se no, quello che come si diceva prima, da investitore, ma c'è da investire parecchi soldi, insomma. Mi ricordavo questa cosa che dovevi garantire lavoro e adesso ho Eh, letto 10 persone. Non è che apri la tua attività, sei da solo e basta. Devi garantire
occupazione, sì. Però mi dicono che se hai soldi è uno dei visti più facili da ottenere, perché hai soldi, porti almeno 1 milione di dollari, sono ben contenti di darti il visto. Oh, È molto certo, te lo danno semplice da sì. ottenere. Se ce li hai, quello dovrebbe essere abbastanza semplice. Così è facile, ti danno anche subito la green card, è capace. Ho visto che la green card è piuttosto immediata col visto da investitore, non lo sapevo, Ecco, però a quanto pare è quasi immediata, poi magari mi sbaglio, però. con tutti quei soldi che porti, insomma. E senti, per quanto riguarda la tassazione lì, com'è? Perché io ho sentito dire che, insomma, non è che si pagava tanto di tasse lì. Non sono un'esperta, come dicevo, sono sociologa, studio la società e le tasse sono un po' non la mia area. Allora, ho fatto il calcolo sul mio stipendio io pago il 15% di media. Sì, Buono. e ho sentito appunto che è uno dei più bassi. Si dice che in Nevada le tasse siano molto buone rispetto ad altri stati. Non c'è una tassa sul reddito, che invece c'è in California, per esempio, e soprattutto parlando di impresa, io ho sentito gente che lavora nella ristorazione, faceva spesso il contrasto con l'Italia e Mhm. diceva che non c'è paragone in termini di tasse avere un'attività qua e averla in Italia quando si tratta di tasse. Attività Eh. con dipendenti è completamente diverso. Io non ho attività, quindi non so di preciso, ma ho sempre sentito dire che è molto meglio qua. Bene, ora che ci hai parlato, insomma, del lavoro e tutto, ecco, chiaramente si può guadagnare di più, perché insomma si sa che in America in teoria si può guadagnare di più, però chiaramente va rapportato poi anche al costo della vita. Quindi ti volevo chiedere un po' lì com'è il costo della vita, se anche lì è aumentato tanto come è aumentato qui in Italia, per avere un'idea, insomma, quanto può costare un affitto, comprare una casa, le bollette, insomma, la spesa, queste cose qua, ecco. Il costo della vita è aumentato di sicuro, soprattutto recentemente la benzina, io prima facevo un pieno con $25, adesso purtroppo i prezzi sono veramente aumentati, quindi si vede. Purtroppo, ecco, magari questo interessa a chi ci guarda, i costi dei voli aerei Italia-Stati Uniti e Stati Uniti-Italia sono raddoppiati. Il costo della vita è alto, non è altissimo, Las Vegas non è una città carissima, tant'è vero che tutti stanno parlando di questa sorta di onda californiana, tutti si stanno trasferendo da Los Angeles, dalla California a Las Vegas, perché costa Sì. molto. Sì, sì, ci sono tutte le targhe California, proprio c'è questo movimento di californiani. Vivere a Los Angeles, quelle zone, è diventato la California stessa è carissima, cioè praticamente impossibile. Qua non è così, costa di sicuro meno, però certo il costo della vita è aumentato. Però insomma, diciamo che con lo stipendio medio ce la fai. Qua, per esempio, negli Stati Uniti, quando si parla di povertà, si parla di una povertà veramente incredibile. La crisi del 2008 ha lasciato case vuote, io ho visto interi quartieri di Los Angeles ancora mezzi vuoti, le case mezze vuote, la gente sbattuta fuori casa, quindi è una situazione molto complicata quando si parla del costo della vita. C'è anche tanto benessere, vedi quartieri interi di case incredibili, pazzesche, dici ma quanta ricchezza c'è. È un po' il paese delle contraddizioni in questo senso di sicuro. Però dalle interviste che ho realizzato io come ricercatrice, per esempio con gli italiani che vivevano qua, 50% 50% quasi dicono costa di più qua che in Italia e altri dicono no, costa meno qua che in Italia, dipende. Però quello che ti posso dire è che è caretto ma ragionevole rispetto alla California, per esempio, che veramente sta diventando impossibile. California l'ho sentito dire anch'io, ora poi faremo un'intervista anche lì per capire bene com'è. Se uno volesse venire lì e abitare lì, che costi hanno, tipo gli affitti? Ti dico, un affitto qua prima di tutto si divide in apartments, che praticamente sono appartamenti in condominio, e houses. Quando tu dici house, è proprio la casa vera e propria, la villettina col garage. Ok. Quelle allora si aggirano le più piccole che ho visto io, perché mi sono trovata proprio nella situazione di cercare case in affitto recentemente. Meno di 2000 al mese si fa fatica, anche la più piccola. Magari due stanze, una stanza 1900, però ecco, gli affitti sono quelli. Ok. Quando si va in appartamento, poi dipende, qua ci sono i grandi apartment complex, che praticamente sono questi grandi complessi residenziali, e lì dipende, siete accontenti magari di non avere il giardino, di avere un terrazzo piccolo, alcuni sono anche di lusso, bellissimi e costano non ti dico quanto, però insomma dipende. Se vai in appartamento ho notato che costa meno, però certo gli affitti sono parecchio aumentati rispetto a quando ero qua io. Poi c'è stato questo boom pazzesco, incredibile a Las Vegas,
Vegas di vendita delle case fino a 2 mesi fa. Poi il mercato si è fermato, ma c'è stato veramente un boom immobiliare incredibile. Vendevano le case per veramente un sacco di soldi. Ho avuto amici che hanno fatto un sacco di soldi per la vendita delle case e amici che mettevano l'offerta per una casa e veniva tolta perché arriva qualcun altro a offrire in cash $10.000 in più. Cioè veramente una cosa pazzesca. E io ho sempre detto, secondo me è una cosa un po' non sana questo boom immobiliare a Las Vegas. Difatti poi adesso si sta abbassando tutto e si vede il contraccolpo. Comunque tutti consigliano di fare il mutuo piuttosto che la casa in affitto, perché dicono che non vale molto la pena, per esempio, perché è caretto, sì. Anche le case sono care a comprarle lì? Sì. Adesso ti ripeto, il mercato si è abbassato, però era veramente una roba impossibile, era diventato carissimo. Perché Las Vegas, magari un po' fuori, no? Allora, perché Las Vegas, ma anche perché c'è stato prima di tutto questo boom post-Covid. Un po' Las Vegas sta veramente, ok, parliamo di Las Vegas un secondo, sta avendo un periodo incredibile Las Vegas. Las Vegas non è solo la strip, è molto di più e si sta espandendo in maniera esponenziale. I quartieri nuovi che ci sono adesso rispetto a quando sono arrivata io 7 anni fa, cioè è una città in continua evoluzione. In più sta diventando anche una capitale dello sport Las Vegas. Prima non aveva squadre sportive, adesso abbiamo l'hockey, abbiamo il football, si parla di avere il baseball, abbiamo già uno stadio nuovissimo, gigantesco, vogliono costruire un altro stadio sempre sulla strip. Las Vegas sta vivendo un boom veramente incredibile che sta, come dicevo, attirando anche tanti californiani che hanno questa atmosfera comunque californiana, perché non è tanto distante Los Angeles, è a 3 ore e mezza, 4 ore, ci sono gli show, i cantanti, i concerti tutte le sere, quindi non è così diversa, ci sono sempre le palme, il clima è caldo, forse troppo, vengono qua per trovare un angolo di California meno caro. Quindi tutti questi fattori hanno contribuito appunto a questa crescita esponenziale della città. Bene, ora che mi stai parlando di Las Vegas, ti voglio fare qualche domanda proprio sulla città. Tanto il Nevada c'è solo Las Vegas, nel senso che quando si parla di Las Vegas, anche qua noi, cioè, si pensa, ma è una città vera, ci si può vivere normalmente, c'è solo il gioco d'azzardo, diciamo notti, folli, è una città normale. Las Vegas è una città a tutti gli effetti vera. La strip è molto piccola rispetto a, se tu guardi sulla mappa, la strip, che è la strada con tutti gli hotel e casinò, quelli che si vedono nei film, e poi tu guardi Las Vegas, la città, la strip è piccolissima rispetto a tutto il resto. Non nego che è una città che è nata sul gioco d'azzardo, sul turismo e tutto il resto, però è una città vera e propria. Tra l'altro mi fa piacere questa domanda perché è proprio diventato il centro della mia ricerca, perché io sono una sociologa del turismo che si basa tantissimo sulla sociologia urbana e come immaginerai nel mio dipartimento di sociologia ci sono diversi docenti e ricercatori che proprio lavorano su questo stereotipo proprio per dimostrare che Las Vegas è una città vera a tutti gli effetti. Non è vero che è una città finta. L'università è molto buona, per esempio abbiamo appena ricevuto il livello di ricerca di qualità, la certificazione come Harvard per quanto riguarda la ricerca, la nostra università, University of Nevada Las Vegas. Abbiamo un sindaco, anzi più di uno, perché Las Vegas è divisa poi in città, diciamo, abbiamo ospedali, abbiamo chiese, cioè è una città vera e propria. Difatti quando dico che vivo a Las Vegas la gente ride, insomma veramente bisogna capire che cosa vuol dire essere una città. Poi ti racconto un episodio un po' triste che è successo, però che veramente ha aperto gli occhi. Non so se ti ricordi che il 1° ottobre 2017 a Las Vegas c'è stata una sparatoria di massa che ha purtroppo avuto più vittime nella storia degli Stati Uniti per quanto riguarda la sparatoria di massa, e è stato proprio di fronte all'hotel Mandalay Bay. Una persona ha sparato e ha ucciso persone che erano ad un concerto. Perché sono abbastanza attiva sui social media, io ho avuto diversi giornalisti italiani che mi hanno contattato quella notte, alcuni proprio ancora quando ero chiusa in casa, che non capivo cosa stesse succedendo fuori, che ci dicevano state chiusi in casa e così, e mi hanno intervistata. E tu non sai quante volte ho sentito dire: ah cavolo, ma c'è una comunità a Las Vegas che dona il sangue, ci sono gli ospedali, sì, cioè è una città vera, insomma. Quando poi la gente, perché la città si è mobilitata quando è successa questa cosa, tutti a donare il sangue, tutti a offrire riparo a quelli che scappavano. Tu non sai quante persone nelle interviste mi dicevano: ma Las Vegas è una città vera? Sì, è una città vera, cioè capito? Tanto più che adesso cosa sta succedendo? Si dice che in America, negli Stati Uniti, non sei una città vera se non hai la tua squadra sportiva. Los Angeles sono i Lakers o i Dodgers, giusto? Poi ci sono gli Yankees, poi ci
sono a New York, Chicago Bulls. Noi non avevamo questa cosa, adesso noi ce l'abbiamo. Abbiamo un'identità sportiva molto forte, che è nata dai Golden Knights, che sono la squadra, adesso fa molto ridere, di hockey. Abbiamo una squadra di hockey sul ghiaccio, nel Las deserto, Vegas. che sta avendo un boom incredibile. Abbiamo i Riders, che li abbiamo portati via da Oakland, li abbiamo portati qua a Las Vegas, c'è uno stadio intero. E tra l'altro la squadra di hockey che ha creato questa identità molto forte a Las Vegas, tutti hanno gli stickers sulla macchina della squadra, tutti sono in giro con la maglietta, ma tutti. Ha avuto le prime partite proprio dopo la sparatoria del 2017, quando a Las Vegas si sentiva un senso di comunità molto forte. E quindi pian piano ci stiamo guadagnando, diciamo, il titolo di città vera, perché abbiamo anche un'identità sportiva adesso che è così importante negli Stati Uniti. E in più Las Vegas non è solo gioco d'azzardo, ti parlo da persona che studia turismo, l'offerta turistica si sta diversificando, abbiamo turismo sportivo, ovviamente sta diventando un'altra attività, quindi non solo gioco d'azzardo. A novembre 2023 abbiamo la Formula 1 che viene qua, sì, quindi buone notizie. Poi tanti studiosi in turismo sono un po' critici perché l'impatto ambientale della Formula 1 non è mai ottimale, però comunque sì, quindi turismo sportivo, abbiamo turismo dei ristoranti, stiamo diventando una delle capitali del cibo per quanto riguarda i ristoranti molto buoni, perché ci sono tanti ristoranti qua sulla strip, per non parlare delle attrazioni naturali di cui non si parla mai abbastanza. C'è il Red Rock Canyon qua a 20 minuti da casa mia, che è uno spettacolo, è un parco naturale dove le montagne sono completamente rosse nel deserto, ma un rosso fuoco, è meraviglioso. Abbiamo Mount Charleston a 40 minuti dove si scia, in questo momento c'è la neve, si scia. Abbiamo Lake Mead, che è questo grande lago artificiale dove purtroppo l'acqua sta calando, perché Lake Mead dà acqua a Colorado, California, Arizona e Nevada, quindi proprio la stanno completamente prosciugando. Tanti problemi ambientali, però anche il panorama attorno a Lake Mead, questo bellissimo lago, è meraviglioso, è un parco anche quello, quindi abbiamo tante attrazioni naturali e quindi va vista in questo senso. Chi vive a Las Vegas non va quasi mai sulla strip, ci vado io perché è uno dei miei campi di ricerca, ma Las Vegas è molto di più, è una città nel deserto affascinante, con tanti quartieri interessanti, veramente, con dei colori meravigliosi, perché sei completamente circondato da queste montagne desertiche, quando poi c'è il tramonto è una roba incredibile, è molto interessante. Deve essere bello, sì. Non è solo gioco d'azzardo e No, Area 51, no, anche Nevada. se non nego che sia importante il gioco d'azzardo, però c'è altro, è proprio una città vera e propria. E te come ci vivi lì? Ci vivi bene? Ci stai bene? Io mi trovo molto bene, devo dirti la verità, mi trovo molto bene. La cosa che, ecco, che non mi fa impazzire è il fatto che comunque siamo in mezzo al deserto e quindi siamo un po' lontani da tutto, insomma, se vuoi farti una gita a Los Angeles, così comunque devi farti una bella guidata, 3 ore e mezza, 4 ore, però siamo molto vicini, per esempio, allo Utah, c'è la città di St. George in Utah che è molto carina, ha 1 ora e mezza, molto carina, con delle attrazioni molto carine. Non puoi dire guido un'ora, non so, quando vivevo a Bergamo, guido un'ora, vado a Milano, guido 1 ora e mezza, vado a Padova, cioè questa cosa manca un po', però comunque io mi trovo bene. L'estate è molto calda e sono 2 anni che sono ben contenta di tornare durante l'estate, perché arriva a dei livelli dove addirittura camminare dalla porta del supermercato alla macchina col carrello, cioè ti senti quasi male, è una cosa veramente pesante. L'estate è pesante, però io ti devo dire la verità, mi trovo bene. Poi ci sono persone che, come ti avevo detto quando ci siamo conosciuti, ho intervistato italiani che vivono qua a Las Vegas, tanti mancano certi aspetti, è molto più difficile fare amicizia secondo me rispetto all'Italia, è uno degli aspetti dei miei risultati di ricerca, che comunque gli italiani dicono a noi manca questa cosa che cammini, in inglese walkability, la capacità di camminare, qua usi tantissimo la macchina, non vai in giro per il borgo, cioè quello manca proprio. Per esempio io ho intervistato persone che hanno vissuto a San Francisco e loro hanno trovato molto più uno spirito quasi italiano nel camminare, andare in giro a piedi, incontrarsi con gli amici, ci sono i ristoranti con i tavoli fuori, è un po' più italiano in quel senso qua, è un po' più difficile. Però io non mi trovo male, non si vive male, gli italiani che conosco qua, che ho intervistato, sono tutti molto contenti, non ho trovato nessuno che ha detto odio Las Vegas. Come si socializza lì? Cioè come ci si conosce, cosa si fa nel tempo libero, quando si esce? Ti posso parlare di me? Allora, prima di tutto, vabbè, c'è il network qua degli italiani a Las Vegas, il centro culturale Casa Italiana,
America, io sono la loro coordinatrice degli eventi, quindi sai, poi entri in contatto con gli italiani e questo è un consiglio che io do subito, che hanno dato a me quando volevo trasferire negli Stati Uniti e che do a chi ci guarda. È sempre meglio avere un'amica, un amico italiano che vive qua, un contatto anche solo che ti possa aiutare con le piccole cose, proprio con le piccole cose. Come funziona la luce, il contratto della luce, dell'elettricità, la tassa sui rifiuti, cioè proprio le piccole cose, anche solo cavolate, proprio anche al supermercato. Non trovo, non so, la pasta buona dove si trova al supermercato, no? Cose così, aiuta sempre. Ma poi anche dipende, per esempio, puoi uscire con i colleghi. Per esempio, io ho fatto la volontaria in diverse attività culturali e quindi poi ho stretto amicizie con altri volontari americani e io mi trovo molto bene con loro e sono alcuni dei miei più cari amici. Quindi però certo non è facile. Quando torno in Italia e vedo tutti fuori che si conoscono a bere lo spritz alle 6 di sera, cavolo, quello dico, mamma mia se mi manca. Hai presente quella cosa che dici uscire senza darsi appuntamento? So che vado in piazza e trovo tutti, so che vado lì a quell'ora, no. C'è, alcuni italiani sono riusciti a ricreare quell'esperienza, magari in una pizzeria, ci troviamo tutti in una pizzeria qua italiana molto buona che fa la pizza napoletana, però insomma è un pochino più complesso. Infatti mi ricordo se era in un'altra intervista che avevo fatto, avevo sentito dire che lì ci vuole l'appuntamento giorni o settimane prima con un americano. Sì, è un po' diverso, c'è anche questo rapporto quasi un po' più freddo per modo di dire, però io devo dirti la verità, ho incontrato persone in America che mi hanno letteralmente accolta alla loro casa quando ero qua da sola, prima di trovare la mia casa, anche a Los Angeles, veramente che sono diventati una seconda famiglia, si sentono sempre anche con i miei genitori, adesso sono quasi parenti con i miei genitori, veramente io sono stata molto fortunata in questo senso, io ho trovato delle persone che veramente mi hanno dato tutto e di più senza chiedere nulla in cambio. Sì, magari sono fortune, però comunque sarà un po' anche nella cultura loro, poi sai, uno dipende anche chi trova, no? Nel percorso. Esatto. Mi ricollego a questo discorso sugli americani perché ti volevo chiedere anche come sono loro, anche proprio nelle differenze di cultura, nella società, visto che poi te sei anche una sociologa, per capire un po' le differenze tra la società anche americana e quella italiana, no? Ce ne sono tante, ce ne sono tante. Io vedo che tanto gli americani si buttano. Io mi ricordo che ma ancora adesso mi viene un po' di panico, non sai quante persone io sento che mi dicono basta, adesso io lascio il lavoro, mi prendo un anno di pausa e poi ci penso, dico ma come fai a mantenere? Cioè, un sacco di volte mi chiedo come fanno questi a mantenersi, ho capito. Un'altra cosa che ho trovato interessante, adesso io non so se è ancora così, perché sono anche un po' fuori poi dal mondo dell'industria, però sai in Italia, non so se è uno stereotipo, non so se è vero o finto, ma ti viene detto che tipo dopo i 40 anni fare un colloquio di lavoro è difficile, sei considerato vecchio, no? Vero, vero. Qua invece io vedo gente che viene assunta proprio perché ha questa esperienza molto più lunga dei 40 anni, eccetera, eccetera, insomma. Poi ti dico, in Italia c'è proprio quella che viene definita proprio la vita del borgo, la vita sociale, che qua non c'è, proprio è diverso. La piazza, proprio la struttura urbana stessa, qua ti parlo proprio da sociologa urbana, la struttura urbana stessa delle città italiane è legata alla vita sociale. La piazza è creata proprio con la chiesa, col municipio, no? Mi ricordo quando le prime volte che tornavo in Italia la gente mi chiedeva ma dov'è la piazza di Las Vegas? Ma dov'è la piazza di Los Angeles? Ma la piazza, il concetto di piazza non esiste. Ho avuto una persona che ho intervistato per la mia ricerca che mi diceva a me manca proprio suonare il campanello a caso a casa del mio amico e dire sono qua per il caffè a tutte le ore del giorno e della notte, sono qua per una birra. Proprio questa cosa qua manca un po', sono molto più, diciamo, hanno programmi molto più rigidi forse anche, però devo dire che ovviamente poi sono tutti innamorati dell'Italia, cioè quello che sei italiana, mamma mia, sono tutti innamorati dell'Italia, tutti quanti. Sì, sì. C'è un problema anche assolutamente per quanto riguarda l'Italia, gli italiani soffrono molto per il cibo, cioè qua il cibo italiano è veramente difficile da trovare, è molto caro, c'è questa cucina italo-americana che è un po' rivale quasi della cucina italiana, che è una cucina che è stata portata dall'Italia 120 anni fa, quando c'è stata la grande onda di immigrati dal sud Italia che sono venuti alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti, che hanno creato la loro cucina con gli ingredienti che trovavano qua. Ti dico, uno degli ostacoli maggiori è proprio il cibo, che non è uno scherzo, prima di tutto per un'italiana, perché per noi il cibo è un rito. Qua, come hai finito di mangiare, è una cosa stranissima, finisci di mangiare, ti portano il conto, vogliono la mancia e te ne vai. Cioè non esiste che tu ti fermi a fare le chiacchiere. Quando torno in Italia, dopo pranzo, al ristorante, ci fermiamo anche per ore a far chiacchiere. Voglia, certo. Porto il limoncello. Qua proprio vai. Non capiscono neanche perché hai messo il coltello sul piatto che hai finito, perché devi rimanere lì a che cosa. Vabbè, per non parlare degli ingredienti,
accorti, per esempio, del fatto di tutto il discorso delle calorie, che i cibi americani sono molto conditi, sono molto fritti, sono molto... Cioè, ti dico la verità, se io ho la pausa pranzo all'università, io non so dove riuscire a mangiare sano, perché sono circondata da fast food, hamburger, pollo fritto, robe fritte, cioè veramente robe che per qualcuno che è abituato alla dieta mediterranea restano veramente pesanti, non hanno orari, no, per esempio, per quanto riguarda il cibo. Quindi se loro alle 5 di pomeriggio hanno fame, mangiano. Quindi quando esci con gli amici, tu ti devi abituare. Io sono stata invitata un sacco di volte a cena alle 4 del pomeriggio. No, come? Non ho molta fame, non ho molta fame. Però detto ciò, hanno anche delle cose molto molto buone, devo dire la verità. La cheesecake è molto buona, l'hamburger fatto bene è buono, insomma, ci sono cose molto buone. Però comunque, cioè, da italiana, se uno si fa da mangiare da italiano a casa, la roba si trova, è come mangiare un po' qua. No, no, quello si trova, Sì. gli ingredienti sono cari. Alla fine ti accontenti di quello che hai. O comunque è caro, cioè io mi accorgo che io che cerco di fare la spesa un po' da italiana, per esempio parlando di costo della vita, pago un po' di più, perché ovviamente l'ingrediente sano, non artificiale, così, la salsa di pomodoro, costa un po' di più, quello sì. Quello è un problema degli Stati Uniti che c'è da sempre, che si sa, che crea poi un sacco di problemi sociali, perché tu vai da McDonald's e con $4 ti compri letteralmente il litro di Coca-Cola, l'hamburger, le patatine, e da lì poi ci sono un sacco di problemi sociali, famiglie che possono permettersi solo quello da dare ai bambini, ed è veramente una cosa triste. Il problema degli Stati Uniti è che il cibo sano, di qualità, e questo da sociologa io continuo a insistere che è una pazzia, è praticamente una roba quasi da privilegiati, e non esiste, non è giusto che chi vive comunque sotto la soglia di povertà abbia come soluzione cibi estremamente non sani. Michelle Obama ha provato a fare questa grande politica a questo riguardo, per esempio, però è dura. È una cosa di cultura, lì è un'abitudine che hanno, Sì. è difficile, ormai lì sono abituati così come noi siamo abituati alla nostra maniera. E senti, cambiando argomento, ci hai detto un po' com'è il clima, volevo sapere ecco un po' com'è il clima anche durante l'anno, insomma, se è sempre caldo, e poi collegato al clima se sono attenti all'ambiente, alla natura, se fanno cose, diciamo, a favore dell'ambiente. Per quanto riguarda il clima, allora l'estate è torrida, è caldissima. Ad aprile inizia a fare caldino. Dicembre e gennaio sono molto freddi, arriva anche a zero. Nevica poco, nevica pochissimo. Ho avuto la fortuna di vedere io la neve, che succede una volta ogni 15 anni, meravigliosa. Il deserto nella neve è stata una roba, Bello, proprio cavolo. un'esperienza meravigliosa. Perciò l'inverno è freddo, ci sono proprio le stagioni. Il problema di Las Vegas è anche il vento, c'è sempre un vento incredibile. L'inverno è ghiacciato. L'autunno è molto bello, la primavera è molto bella, però poi bam, arriva questo caldo incredibile. Già a giugno è quasi insostenibile. Fine maggio, inizio giugno, luglio, agosto, poi sono belli pesanti, settembre pure e via dicendo. Fino a quanto arrivano le temperature lì? 45-46. Boia, tanta roba. E di notte, che è una cosa incredibile, che io ero abituata all'Italia, di notte comunque d'estate fa un po' freschino in Italia quando c'è buio. Qua di notte tu esci ed è come se tu avessi, c'è buio, è come se tu avessi il sole puntato addosso. È un forno. Tu esci di casa, cioè proprio, hai presente quando apri il forno, che stai cucinando? Forno ventilato. Forno ventilato, esatto, È come un forno giorno e ventilato. notte. Anche di notte tu puoi uscire a mezzanotte, all'una, muori. Questo è un costo da calcolare perché l'aria condizionata è veramente la bolletta, la Essenziale, senti a Las Vegas. certo. Poi vabbè, qua c'è un problema perché comunque all'interno poi tengono la temperatura bassissima, tipo 17 gradi l'aria condizionata, quindi hai questo contrasto dove non puoi praticamente uscire in canottiera, perché poi se entri da qualsiasi parte, al supermercato, al ristorante, geli, quindi vivi con la giacca, però è pesantino. Ma è un caldo secco o umido, come qua? Caldo secco. Ah, ok, sì, quindi forse si resiste un po' di più. Sì, però c'è un forte rischio di disidratazione perché a volte non ti accorgi neanche. Conosco un paio di persone che sono finite all'ospedale perché a volte quasi non sudi, poi sudi per carità, però quasi cioè non ti accorgi. Difatti ti continuano a dire bevi tanta acqua perché comunque è importante, perché non ti accorgi ma finisci all'ospedale. Sì, certo, con caldo del genere bisogna sì. Quando si va in giro in macchina è fondamentale portarsi, per esempio, guarda, ce l'ho qua, una borraccia come questa che mantiene il freddo, perché sembra una cavolata, però se ti fermi in macchina è un problema. Se ti si buca una gomma e sei da sola, devi aspettare magari mezz'ora o la batteria
si scarica senza aria condizionata può essere un problema, può essere un problema serio. Ma una temperatura così è un po' in tutto il Nevada o più a Las Vegas? Più Las Vegas, a nord c'è Reno, la città di Reno, ci sono le montagne, c'è Lake Tahoe, famoso, è stato uno del set del Padrino, fa più freddino, ci sono anche le montagne, la neve, anche se comunque il riscaldamento globale si fa sentire. Per quanto riguarda la sostenibilità, Las Vegas ne è parlato tanto perché c'è questo problema del Lake Mead, del lago, che si sta letteralmente prosciugando, quindi si stanno facendo tantissime ricerche in tema ambientale. Poi è una delle cose che mi stupisce sempre tanto, parlare di turismo sostenibile è sempre un po' un mistero, perché in realtà non è stato scritto tantissimo sul turismo sostenibile a Las Vegas, che fa anche un po' ridere perché è una città che vive di resort e di turismo, quindi sarebbe importante fare una discussione. Alcuni dicono che però gli hotel di Las Vegas siano piuttosto sostenibili. Qua ci sono tantissimi incentivi per i pannelli solari, per esempio, ma veramente tanti. Quando si dice però è una città nel deserto è insostenibile, allora assolutamente è una città nel deserto. Già questa frase è antisostenibilità completamente, una città nel deserto che richiede un sacco di acqua, con 1000 campi da golf, però quando io ho parlato con alcuni esperti di queste cose mi dicono guarda che però in America ci sono città che sono molto peggio il livello di sostenibilità di Las Vegas. La California si parla di siccità d'estate un giorno sì un giorno no, Bisogna stare attenti perché veramente anche con l'acqua anche qua adesso iniziamo ad avere delle regole. L'altro giorno ho trovato appiccicato fuori dalla porta di casa appunto una serie di regole per i fiori. C'è un problema di acqua assolutamente. Il Colorado River che è meraviglioso, bellissimo. Ci sono anche delle spiagge molto molto belle sul Colorado River che ha spiagge desertiche nell'acqua, una roba incredibile. Bello. E Colorado River si sta abbassando anche lui, perché veramente tutti prendono acqua dal Colorado River. E in più a Las Vegas c'è una grande storia di test nucleari. Facevano i test nucleari nel deserto, tant'è vero che uno dei bar più famosi di downtown Las Vegas si chiama Atomic Liquors e la gente negli anni del dopoguerra andava sul tetto di questo bar, metteva gli occhiali e guardava a distanza le esplosioni nucleari. Non fa tanto ridere, soprattutto perché poi c'è stata anche tanta polemica perché comunque nel deserto verso la California le scorie nucleari radioattive l'hanno messe proprio nel terreno dei nativi americani, che ovviamente sono in una situazione di povertà, che hanno iniziato ad avere tumori, problemi di salute e poi ovviamente come sempre è molto difficile per loro assumere avvocati che possano andare contro queste grandi compagnie, quindi poi anche lì c'è tutto un discorso particolarmente interessante per la sociologia ambientale. Ma il Nevada è anche lo stato quello dove c'è l'area 51, mi pare, giusto? L'area 51 c'è ed è molto divertente perché sono tante persone vanno e sperano di scoprire qualcosa, ma in realtà io non sono stata, però ogni tanto sono tentata quando non so cosa fare, dico andiamo all'area 51 a vedere, però veramente arrivi davanti a un cancello ed è finita lì, non c'è speranza. Però la cosa divertente è che è stato fatto un cosiddetto branding territoriale incredibile nella zona a tema alieni, quindi c'è la stazione di servizio tutto a tema alieni, fai la fotografia con l'alieno, col peluche dell'alieno, addirittura stanno costruendo sulla strada che va da Las Vegas a Los Angeles un hotel interamente a tema alieni. Sembra una navicella spaziale, proprio una roba incredibile. Quindi su questo tema degli alieni hanno fatto questo grande branding e insomma ci stanno facendo i soldi, come si dice, proprio terra terra. Tipico americano. E ritornando all'ambiente, ti volevo chiedere una curiosità mia che qua in Italia quando non piove per un mese o due parlano già di siccità, che manca l'acqua e anche noi a volte qui si parla e si dice ma scusa ma allora nei paesi come lì che è nel deserto, Las Vegas, Dubai, questi posti qua, anche lì che non piove, io penso che non è che piova più che tanto, soprattutto d'estate non pioverà mai, no? Ha piovuto tanto quest'estate, ha piovuto tantissimo. Lì piove. Ed è un discorso interessante perché guarda, questa domanda che tu mi fai, io ho avuto la fortuna di seguire un intero seminario da dottoranda proprio di sociologia ambientale con il nostro docente di riferimento che tra l'altro è preside del mio dipartimento che è specializzato in quello ed è stata un'esperienza incredibile. E ti dico che praticamente è una domanda senza risposta. L'acqua alla fine c'è sempre, non rimaniamo senza acqua, però è una situazione veramente complessa perché noi abbiamo praticamente Lake Mead, questo lago artificiale che prende acqua dal Colorado River con queste mega tubature sotto, è una cosa complicatissima. C'è Hoover Dam, la diga di Hoover, qualcuno lo definisce un capolavoro dell'ingegneria del Novecento, qualcuno un po' meno parla di problemi ambientali. Diciamo il bacino d'acqua ce l'abbiamo, però appunto questi accordi fatti anni fa con California, Arizona per dare l'acqua tramite questo sistema di tubature complessissimo sta veramente diventando un problema. E anche si parla di sistemi di per esempio raccolta della neve, veramente gli esperti ci stanno lavorando
migliorando. L'acqua per adesso c'è, però è un problema. Cioè, è uscita una fotografia interessantissima. Hanno postato questa fotografia di Lake Mead, non mi ricordo più quanti anni fa, ma tipo 10 anni fa, e oggi, ma è una differenza, cioè fa paura, il livello dell'acqua fa paura. Uragani e tornado lì ci vengano, no? No, no. In quella zona lì no. No, meno però male. certo, tipo il vento è molto molto forte, cioè quando c'è il vento è fortissimo, difatti devi stare attenta anche ad andare vicini agli alberi, molto spesso c'è l'allerta meteo che ti consigliano stai chiuso in casa se non c'è bisogno, ti porta via letteralmente, anche quando guidi, cioè la macchina si sposta, se per caso sei un po' fuori, che c'è ancora un po' di deserto e sabbia, mi ricordo che a Bergamo c'erano i muri di nebbia e noi abbiamo i muri di sabbia quasi, insomma vedi veramente piccoli vortici di sabbia, ma anche ti arrivano proprio davanti alla macchina, non vedi più niente. Abbiamo avuto anche qualche allerta invece proprio per la pioggia, proprio molto forte, temporale molto forte. Quest'estate anche, mi ricordo, stavo guardando la televisione, è uscita una striscia sotto dicendo rimanete in casa, chiudetevi in casa se non dovete uscire per emergenze. E mi ricordo che la strada davanti a casa mia era un fiume d'acqua. Secondo me, rispetto, anche se non sono un'esperta, rispetto a quando sono arrivata qua nel 2015, il vento è molto più forte e molto più frequente. E per quanto riguarda l'ambiente, te, nel senso, voi come cittadini comunque fate la raccolta differenziata, c'è molta attenzione. Abbiamo una raccolta differenziata. In Italia, secondo me, non so perfettamente, ma vedo i miei che hanno molti più bidoni. Qua abbiamo un bidone unico per vetro, lattine e carta e poi uno per l'umido praticamente. Strano comunque vetro, carta insieme. Ma le Tutto divideranno sommato. dopo, probabilmente. Ma speriamo. Ma, ma Non si sa mai. non si sa Ci sono comunque. delle cose a volte che, vabbè. Un po' strano. Senti, e cambiando argomento, ora ti volevo chiedere, l'America, ma in particolare lì, Las Vegas, è una città sicura? Te ti senti sicura quando esci, ci si vive tranquilli? Ti rispondo a quello che rispondo sempre quando mi chiedono in ogni città del mondo. La persona che studia turismo, ogni città è sicura e non, dipende dove vai, dipende se ti documenti e sai dove andare. La Strip, per esempio, è abbastanza sicura, la parte turistica. Certo, poi l'altro giorno una persona se n'è stata a coltellare sul marciapiede, sulla Strip, non so quante persone sono rimaste ferite, forse anche qualcuno è morto, ma quello è un caso particolare. Cioè, in teoria di solito è abbastanza sicura la Strip, bisogna stare attenti. La parte di downtown, che è la parte proprio dove è nata Las Vegas, dove vedi i primi hotel, i primi casinò, che è un po' distante dalla Strip, 10 minuti, un quarto d'ora in macchina, quella è un po' più pericolosina, ma bisogna stare attenti, insomma, bisogna un attimo capire e documentarsi. Se si fa un viaggio da turisti, chiedere sempre comunque in agenzia, di solito ti sanno dare delle informazioni se si va tramite agenzia, e soprattutto poi anche capire come comportarsi se si noleggia una macchina, perché chi viene a Las Vegas di solito lo fa con la macchina, la noleggia, quindi capire bene con l'assicurazione cosa fare, se si buca una gomma magari si rimane chiusi in macchina, si chiama un numero e qualcuno arriva, cioè tutte queste cose qua. Però cioè ci sono dei quartieri che sono sconsigliati, diciamo, a volte. Ultimamente c'è anche degli episodi particolari di violenza in alcuni quartieri. Purtroppo c'è un rapporto tra violenza e povertà che non va ignorato. C'è un problema grosso sociale in questo senso. Cioè, torniamo al problema della povertà. Mi arrabbio molto quando sento le persone che si lamentano per la violenza di qua. Cioè, c'è tanta povertà, proviamo a risolvere i problemi di povertà. Diamo accesso all'educazione, diamo accesso alla sanità e poi ci pensiamo, capito? Quindi è tutto un discorso sociale particolarmente interessante. Io, da sola, non ho mai avuto problemi a vivere da sola a Los Angeles e a Las Vegas. Sapevo dove andare, avevo la testa sulle spalle e ho cercato sempre di fare il possibile per rimanere sicura e a me non è mai successo niente. Questo è quello che ti posso dire. Poi sono città grandi, quindi è normale che qualcosina ci sia. Però comunque, cioè, in casa tua te ti senti sicura? Cioè, ci sono furti in casa o no? È difficile. Io mi sento sicura, però ecco, una cosa che posso consigliare, se qualcuno si vuole trasferire all'estero, ma dovunque, io, prima di trasferirci nella casa nuova, abbiamo fatto un giro del quartiere con la macchina, proprio senza problemi. Gli americani sono molto friendly, come si sa, e abbiamo chiesto a tutte le persone che vedevamo in giro con il cane o che erano nel garage, tirato giù il finestrino e detto scusi, noi ci stiamo per trasferire qua. Cosa mi dice? E noi, per esempio, abbiamo avuto un sacco di persone che dicevano in questo quartiere non è mai successo nulla. Questa è una tecnica molto interessante, non aver paura e andare in giro a chiedere. Eravamo in giro a guardare case, ci sono stati dei quartieri dove c'è stato assolutamente sconsigliato di andare in alcune aree. Si può chiedere alla polizia del quartiere, andare dalla polizia del quartiere e dico voglio trasferirmi qua, mi consigliate o non mi consigliate? Ci sono mappe
mappe del crimine a Las Vegas, con i pallini rossi e tutto il resto. Ci sono aree sicurissime e aree meno sicure. Ci si può documentare un attimo. Però negli Stati Uniti purtroppo la segregazione la vedi ancora, e purtroppo come entri in un quartiere povero lo vedi subito. Come entri in un quartiere pericoloso, cioè lo vedi purtroppo. Sono i figli della segregazione. La società americana è figlia della segregazione. Purtroppo ci sono dei quartieri che sono stati lasciati, abbandonati, e ancora lo sono purtroppo, e quindi lo vedi. Sì. Lo vedi. E invece come sanità, com'è lì la sanità? Spiegaci un po', perché lì è un po' complicata, la sanità. La sanità, mi manca l'Italia, voglio tornare in Ecco. Italia per la sanità. Tutti i giorni dico cavolo, la sanità. Perché c'è l'assicurazione. Io ti posso dire la mia esperienza: devi avere l'assicurazione assolutamente, se no veramente, cioè non esiste. Non ti vuoi rompere neanche un dito e farti ingessare e a vedere il conto del pronto soccorso ti prende un colpo se devi pagarlo tu. Cioè non si può non avere l'assicurazione veramente. Se hai l'assicurazione, praticamente, ti posso dire come funziona per me. Mettiamo che vado a fare la visita di controllo dalla dermatologa, ok? La dermatologa una volta all'anno visita di controllo. Vado là con la mia assicurazione, do la tessera dell'assicurazione che mi arriva tramite il lavoro, che mi viene rinnovata ogni anno. Devo dare, quando ero dottoranda, un copay di $25. Qualsiasi cosa, come arrivavi, dovevi pagare $25. Poi ti fa la visita ed esci. Dopo un po', quando ormai ti sei dimenticato, ti arriva la sorpresa a casa, una bella busta, una bella lettera a casa che ti dice: questo è quello che è costata la visita dalla dermatologa, la tua assicurazione ti copre tot e tu devi dare questa percentuale. Ma secondo me è un 20%, una cosa così. Però ti dico la verità, io ho visto prezzi gonfiatissimi. Mi ricordo quando ho fatto la gastroscopia, mamma mia, non capivo più niente, sapevo che dovevo continuare a pagare di tanto. Arrivava per la gastroscopia una piccola ricevuta da $150-200, mamma mia, veramente ero stufa. Però poi ho guardato, ma cioè alla mia assicurazione è costato tantissimo, migliaia di dollari quello che la mia assicurazione ha coperto. Io pagavo in realtà un nulla rispetto, è un business. Però dipende, per esempio la nuova assicurazione, quando ero dottoranda il dentista non era coperto. Adesso che sono diventata proprio dipendente all'università full time, mi copre 2-3 pulizie denti all'anno. Ci vado al dentista gratis. Se sei sposata, per esempio, puoi mettere il coniuge e la coniuge sulla tua assicurazione. Magari paghi $200 in più al mese, però completamente coperta. Anche figli, credo, figlie, tutti. Comunque qualcosa paghi. Devo dire che cioè, non è il massimo. Io ho sentito gente alle quali è arrivata un $10.000 per il pronto soccorso per nulla. Difatti, poi vabbè, non parliamo del problema sociale che la gente qua non si fa curare perché costa troppo. Quindi rispetto all'Italia, dove comunque quando hai qualcosa anche di minimo, grazie al cielo vai a farti vedere per prevenzione, qua la gente non ci va. Cioè, mi ricordo quando all'inizio io dicevo: ok, faccio tutte le mie visite di controllo preventive, no? Che facevo di solito in Italia. Cioè, quando chiamavo l'ufficio del medico mi dicevano: perché, che cosa, che sintomi ha? No, non ho niente, è una visita di controllo preventiva. Non capivano quasi, non capivano. E quindi c'è questa cosa che andare al pronto soccorso tante volte è proprio l'ultima spiaggia. Poi quando ti arriva il famoso conto da migliaia di dollari, tu puoi telefonare e se tu dici: io sono dottorando, sono proprio un ricercatore spiantato, non ho $1 sul conto, fate voi, e io non ho soldi. Allora lì magari l'ospedale tante volte ho sentito che risponde: ah ok, abbiamo un fondo per quelli che magari non hanno l'assicurazione, che hanno bisogno, magari diminuiscono. A volte non viene fatto, dipende. Secondo me vale sempre la pena chiamare e chiedere, però cioè sarebbe sempre meglio avere l'assicurazione, sempre. Anche come turisti costa, è un costo in più, anche solo per venire 2 settimane come turista, però la posta in gioco è troppo alta. Io ho sentito gente che per niente è arrivata a $100.000, per nulla da pronto soccorso, per un gesto. Cioè non sono leggende, anche io non ci credevo all'inizio, poi le ho sentite e le ho viste, le ricevute, le ho viste anch'io. Tantissimo. Ma quanto incide l'assicurazione al mese? Guarda, è un po' difficile da capire perché anche lì è complicatissimo. La paga il datore di lavoro, però tu paghi una piccola percentuale, quindi sullo stipendio secondo me qualche centinaia di dollari al mese, forse su uno stipendio, 100, 200. Se poi aggiungi il coniuge e la coniuge potrebbero essere un 200 in più al mese. Guarda, ogni caso è diverso, ma anche proprio il mio caso, ogni contratto che mi fanno da ricercatrice o da docente cambia, è impossibile capire. Qualche centinaia di dollari
$100, però la parte grossa la dovrebbe pagare il datore di lavoro. Se sei abbastanza fortunato che il datore di lavoro ti dà l'assicurazione. Se uno se la deve pagare da sé, comunque saranno $400-500 al mese. Io ho sentito anche di più, anche una roba tipo $1.500, sì. Poi di Boia. solito è una cosa che si fa anche in coppia, no? Tante volte le coppie sposate fanno l'assicurazione insieme se non è pagata dal datore di lavoro, Sì, e sì. è una botta. Ma parlavo recentemente con qualcuno, ma era veramente carissima, perché poi tu paghi l'assicurazione, ma ripeto, non è mai gratis. Io pensavo pago l'assicurazione e basta, non è mai gratis. Poi qualcosa, cioè c'è già il copay da $25 nel mio caso, c'è sempre qualcosa in più, non è che la visita è gratis. Ed è triste perché vedi gente che dice ah, non sto bene, però aspetta a farmi vedere perché non ho i soldi. Soldi, È È esagerato così, mamma mia. esagerato. Poi c'è per le persone in pensione, gratis per tutti forse, o comunque coperta per tutti, si chiama Medicare, credo che sia. Se sei sotto la soglia di povertà puoi andare al pronto soccorso, nessuno ti dice, c'è la famosa leggenda che prima devi far vedere la tessera dell'assicurazione e poi ti ammettono. No, tipo assolutamente ti prendono, però poi ti arriva una ricevuta salatissima. E poi ci sono diversi tipi di aiuti che Obama aveva già iniziato, no? Col famoso Obamacare per la sanità. È complessissimo, veramente complesso. E la situazione Covid com'è lì? Tranquilla attualmente? Sì, ci hanno tolto qualsiasi restrizione, noi siamo tornati in classe a insegnare, non c'è mai stato un lockdown come in Italia, vero e proprio, cioè alla fine eravamo tutti chiusi in casa, tutto era chiuso a Las Vegas per dirti, però insomma se volevi uscivi, facevi un po' quello che volevi, c'è stato l'obbligo di mascherine per un po', però adesso hanno tolto tutto e anche i turisti che vengono qua non penso debbano fare nulla, quindi sì col Covid Mhm. ormai le regole sono test ovunque, puoi fare il Sì. test se vuoi a Las Vegas, furgoncini dove tu vai e ti fanno il test se hai bisogno, prenoti proprio anche dal telefono un secondo prima. Sì, però è tutto tornato alla normalità, che non è stato come in Italia, però devo dire, potevano essere un po' più stretti qua, secondo me, però Sì. sì. È un po' più tranquilla, siamo stati ben colpiti anche noi. Ma se uno vuol venire lì, per dire dall'Italia vuol venire lì, che deve fare? Il tampone, basta. Penso nulla, sono venuta quest'estate, no, zero, basta. Allora, io consiglio di tenere sempre, voi avete il Green Pass, per esempio, la prova di vaccinazione, queste cose in tasca, perché io sono andata in Italia ad agosto, ho fatto Milano, Las Vegas, non mi è stato chiesto nulla, poi sono dovuta andare a Oslo per una conferenza, 2 settimane dopo, e a Oslo mi hanno chiesto la prova di vaccinazione. E tra l'altro, cioè, nessuno mi aveva detto nulla, per fortuna avevo la mia tessera e l'ho fatta vedere. Quindi bisogna sempre documentarsi, però Sì, anche sì. perché cambiano di continuo, quindi Ecco, insomma. esatto, quello è un po' il problema. Comunque poi c'è il sito della CDC, l'ente principale per la sanità americano, e lì il sito Ah, è sempre aggiornatissimo per i viaggi. Il sito CDC. bene, questo lo metteremo Sì, sopra sì. che passa, così è un consiglio in più per Sono chi. loro che decidono e quindi c'è proprio una sezione viaggiatori e lì si vede. Quindi senti, ricapitolando un po' i pro e i contro di Las Vegas e insomma del Nevada lì. Allora, contro il caldo di sicuro, forse, Caldo? il fatto che siamo un po' isolati nel deserto, quindi se sei abituato a farti la gita fuori porta ogni weekend, devi metterti in testa che devi un po' guidare. Poi certo, per esempio, la Valle della Morte, che è bellissima, un parco naturale, Ah, nazionale eh. bellissimo, meraviglioso, è a un'ora e mezza, quindi c'è qualcosa, però certo grandi città dove andare, c'è Los Angeles a 4 ore, San George è a un'ora e mezza, è una città però piccolina, insomma, questa è un po' la distanza. Poi forse ti posso dire quello che gli italiani mi hanno detto, la difficoltà nelle relazioni interpersonali, la mancanza appunto di questa walkability, che non c'è proprio la piazza dove andare in giro, camminare, questo manca, la struttura urbana proprio italiana volta alla vita Eh. sociale. Però io mi trovo bene, tutti mi hanno detto che comunque gli stipendi sono più alti rispetto all'Italia, la creatività cosiddetta anche imprenditoriale, la gente vuole aprire business, è molto più lanciata, come dicevo, quindi ci sono più opportunità. È una città che sta crescendo in maniera esponenziale, che continua a offrire nuove opportunità, sport, spettacoli, attrazioni naturali, e quindi veramente è una città che è in continua espansione, che sarà curioso vedere dove sarà tra 10 anni. Certo, certo. Sì, poi soprattutto lì, per come è posizionata nel deserto, col clima che Assolutamente. cambia, è un po' da vedere, certo.
Ma te lì sei felice o torneresti in Italia? Io sono felice qua, mi trovo Eh, bene, mi trovo molto bene. L'Italia mi manca, non escludo niente. Per adesso sto creando la mia carriera qua, sto iniziando un nuovo lavoro sempre all'interno dell'università, nuovi progetti molto interessanti. Sono contentissima della mia connessione con l'Università di Bergamo. Continuo a tornare quando riesco, insomma, prima del Covid era 2 volte all'anno in Italia. Spero di riuscire a tornare per Natale, per le vacanze sempre. E poi non lo so, mai dire mai, a me l'Italia manca ovviamente e quindi io qua sono felice, però appunto più avanti potrei provare a diventare una docente in un'università italiana o europea, mai dire mai, per adesso qua sto bene e vedremo. certo, certo. Anche perché, insomma, una carriera lì, tornare in Italia, insomma, è un Esatto, è po' un da po'... dire chi te lo fa Io fare. E dell'Italia cos'è che ti manca di più? il cibo, il cibo prima cosa, vabbè le persone ovviamente, le persone, la famiglia, i miei, grazie al cielo ai miei piace molto Las Vegas, a loro piace un sacco, Sì, quando possono vengono, sì. Poi mia mamma adesso è andata in pensione, avranno molto più tempo per venirmi a trovare, quindi questo rende le cose un po' più facili, però eh, ovviamente la mia famiglia, sono onesta, una cosa sulla quale ti trovi a riflettere quando vivi all'estero sono i parenti più anziani, i nonni, gli zii anziani, quelli non possono venire, devi eh. andare tu, mi mancano e mi fa piacere tornare in Italia, le amicizie ovviamente e appunto proprio lo spirito dell'Italia, ti ripeto, uscire tutti con lo spritz alle 6 di sera, questa energia delle città italiane che è unica, per non parlare della bellezza e quello mi manca di sicuro. C'è stato un momento duro, diciamo, quando sei arrivata lì in America per te o è sempre filato tutto liscio? Quando sono arrivata per le prime volte da sola nei miei nuovi ambienti di ricerca è sempre difficile, tu arrivi in un ambiente completamente nuovo, che sarebbe già difficile in Italia dove parlano la tua lingua. Quando inizi un nuovo lavoro hai sempre un po' di paura, chissà come saranno i colleghi, chissà come sarà. Figurati poi con un ambiente che non è il tuo, non è comunque la tua cultura, perché è interessante l'America, anche se è molto vicina a noi come cultura, comunque ci sono delle differenze nella vita quotidiana che si fanno sentire. Quando sei magari le prime notti da sola, quando hai iniziato il dottorato da sola nel letto a dire ok, sono dall'altra parte del mondo, da sola, non conosco nessuno, ma sei pazza? Cosa ti è venuto in mente? Eh, Poi mi trovi e dico, Marta, però pensa, cioè quello che ti può dare un dottorato all'estero. Ho dovuto pensare a quello, se no prendi l'aereo e torni a casa e ti dico la verità. Devi pensare appunto al perché, alla passione che hai. In questo caso la mia passione per la ricerca, per la sociologia, per il turismo mi hanno portata qua a guardare avanti invece che indietro, perché sennò sì, veramente sì. mi sono trovata un paio di volte a dire, mi ricordo, c'è la stanza buia, da sola, dall'altra parte del mondo, a dire, oddio, ok, che non sa neanche che cosa mangiare, perché è la verità, cioè vado al supermercato, cosa compro? Non c'è niente delle cose che conosco. E poi da Che alla- sola, insomma, da sola è più dura. È più dura, sì, 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 però io mi sono trovata bene, soprattutto all'inizio, essendo indipendente, mi sono un attimo presa i miei spazi e poi sono stata veramente sempre fortunata, ho trovato delle persone che veramente mi hanno sempre supportata. Bene, io quindi con l'intervista avrei finito, se poi volete saperne di più su Las Vegas, insomma sul Nevada, vi suggerisco di seguire Marta su Instagram, così insomma potete avere più informazioni sia sugli Stati Uniti che su Las Vegas, dove Marta vive col marito americano, giusto? Sì, americano, americano. Americano. E poi anche noi, insomma, cercheremo di aiutarvi se avete qualche informazione che volete sapere. Poi niente, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video con i nostri Italian Globetrotter in giro per il mondo e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. Io direi proprio che qui da Las Vegas ci vuole proprio un bel like, eh? Sì, assolutamente. E poi insomma, se avete, come dicevo prima, delle cose da chiedere, potete scrivermi anche nei commenti che vi risponderò il meglio possibile. Bene, Marta, io ti ringrazio Ciao, veramente tanto per essere a stata mia voi. ospite. Mi fa piacere, insomma, di averti conosciuta, così ora c'ho qualcuno che conosco anche lì a Las Vegas. Vienimi a trovare, venite, venite. Sì, cioè, bisogna venire a Las Vegas, come si fa a non Eh, venire? Per forza. Ti ringrazio tanto e ti mando un abbraccione dall'Italia. ciao, L'Italia e gli abbraccioni. italiani. Ciao, Ciao Italia, ciao ciao. ciao, ciao.